1. Non finire un'azione. Sai qual è la causa del disordine? Non è che la casa si mette in disordine da sola, siamo noi che lasciamo le cose a metà. Il caos si crea quando non chiudiamo il cerchio. Ti faccio un esempio. Rientri a casa e butti la borsa sulla sedia, ti metti il pigiama e lasci i vestiti sparsi ovunque. Oppure torni da una sessione di shopping e posi le buste per un attimo e invece restano lì per giorni. Sono tutte piccole cose che si accumulano in poco tempo, la casa sembra esplosa. Per evitare questo basta essere un po' più consapevoli, allenarsi a completare l'azione. Quindi se usi una cosa rimettila subito a posto. Se togli un vestito rimettilo nell'armadio, se cucini dai una pulita veloce mentre stai aspettando che l'acqua bolla. Sembrerà una scocciatura, però ci vogliono in realtà 30 secondi per chiudere il cerchio e fidati, è molto meglio farlo subito che ritrovarsi a passare un'intera giornata a sistemare il caos accumulato. Esercizio. Ora guardati intorno, vedi qualcosa fuori posto? Si è creato perché non hai concluso l'azione? Avresti potuto concluderla o c'è stato qualcosa che te l'ha impedito? Ok, allora, sistemala subito e ripromettiti che la prossima volta concluderai l'azione. Pulire tutto in una volta è una trappola, meglio poco però ogni giorno. Ok, pulire casa non è proprio la cosa più divertente del mondo. Spesso succede così, lasciamo accumulare lo sporco, il disordine per giorni e poi arriva il momento in cui non ne possiamo più e tocca fare una maratona di pulizie che ci rovina l'intero weekend. Ma sai qual è il trucco per non impazzire? È fare un po' ogni giorno, fidati. Ti cambia la vita. Il problema di rimandare tutto in un'unica giornata di pulizie è che ti sembra un'impresa infinita e quindi aspetti, ti stanchi tantissimo e quindi la prossima volta avrai ancora meno voglia di farlo. Nel frattempo vivi nel caos e di questo ne risente anche il tuo umore. La soluzione: fai un po' ogni giorno. Ad esempio al mattino rifai il letto, ci vogliono solo 2 minuti ed è una passata veloce al lavandino dopo esserti preparata. Durante il giorno se cucini pulisci mentre prepari il cibo invece di lasciare tutto a dopo pranzo, dopo cena. Alla sera, io sono troppo stanca, non faccio niente, rimando tutto all'indomani mattina e va bene così. Queste cose non richiedono più di 5-10 minuti, però fanno una differenza enorme. E sai qual è il vero vantaggio? È che non ti pesa la pulizia e avrai però nello stesso tempo un ambiente pulito. Prova per una settimana, poi dimmi se veramente questa cosa non ti ha rivoluzionato la vita. Ti assicuro che poi non tornerai più alla modalità pulizia e maratona. Comprare contenitori prima di aver deciso che cosa mettere dentro e dove metterli. Fidati, è un disastro. Io non lo so bene perché l'ho fatto per anni. Sei mai entrato in un negozio di articoli per la casa convinto che quei bei contenitori avrebbero finalmente aiutato a risolvere il problema del disordine? Magari hai preso delle scatole, degli organizer, dei bei cestini per sistemare tutto e poi invece ti sei ritrovato più caos di prima. Se sì, tranquilli, ci siamo passati tutti. Il problema è che spesso partiamo dalla fine. Prima ancora di sapere che cosa dobbiamo conservare, abbiamo comprato i contenitori e questa non è la soluzione. Anche se quei set coordinati di scatole sembrano risolvere tutti i problemi, in realtà finisce che ci mettiamo dentro cose a caso pur di riempirli e dopo un po' ci siamo anche dimenticati che cosa c'era dentro. Il metodo giusto qual è? Fare il famoso decluttering. Raggruppiamo prima tutte le cose simili che vogliamo conservare e decidiamo che cosa tenere e che cosa no. Una volta che abbiamo davanti cose che veramente vogliamo conservare, allora possiamo scegliere il contenitore adatto. Quindi possiamo decidere la dimensione e quanti contenitori ci servono. Riassunto: non riempirti di contenitori inutili. I contenitori non servono a nascondere il disordine, ma a organizzare ciò che davvero ha senso tenere. Quindi fai una bella selezione per prima cosa di ciò che serve e poi compri il contenitore. Quindi la prossima volta che vai in un negozio ti viene voglia di comprare quell'organizer super cute e in realtà non sai che cosa metterci dentro, scappa dal negozio. Non avere una routine di pulizia quotidiana. Ti sei mai chiesto perché avere una routine di pulizia quotidiana fa davvero la differenza? Ti dirò, non è solo una questione di avere la casa pulita, è come ti fa sentire. Dovresti davvero provarla. Allora, prima di tutto, la questione è salutare perché rimuovere polvere e
germi, evita anche il problema di allergie. Quando la casa è in ordine ti fa sentire la mente più libera e ti sembra più facile affrontare tutti i problemi, quindi hai anche la capacità di concentrarti meglio, di sentirti più energica. Un ambiente pulito e ordinato ti dà una sensazione di calma e pulire può essere anche terapeutico perché è un momento che stai prendendo per te stesso per pensare. Fare piccole azioni di pulizia ti fa risparmiare tempo perché non dovrai poi passare un intero fine settimana a pulire e la pulizia quotidiana diventa una piccola abitudine che ti fa sentire più organizzata e più soddisfatta, però senza troppa fatica. Riassunto, avere una routine di pulizia non è solo per avere la casa in ordine, ma per stare meglio con te stesso. Inizia con pochi minuti ogni giorno e vedrai che la situazione ti cambierà totalmente. Non avere un posto comodo per conservare i documenti. Ti capita mai di trovarti sommerso da montagne di documenti sparsi ovunque tra bollette, ricevute, contratti, inviti? È facile che il disordine prenda il sopravvento. Ti dirò una cosa, avere un posto a portata di mano per conservare i tuoi documenti ti cambia davvero tutto. Quante volte hai perso minuti, ore a cercare un documento importante, quando invece hai bisogno di qualcosa, se ce l'hai a portata di mano basta aprire un cassetto o il tuo organizer e il documento è lì. Miracolo, nessuna ricerca disperata. Non avere una scatola dei ricordi. Ti capita mai di avere foto, lettere, biglietti, disegni sparsi in giro per casa? Perché quei piccoli tesori che ti fanno ricordare i momenti speciali, ma alla fine non sappiamo mai dove metterli. Ecco perché avere una scatola dei ricordi è la cosa più semplice e geniale che puoi fare per conservare quei momenti importanti. A volte pensiamo, ma tanto è solo una foto, è solo una lettera, la metto lì per ora, che diventa poi settimane, mesi e nel frattempo il disordine cresce. Risultato è un sacco di cose che non sappiamo dove mettere perché la casa nel frattempo è diventata sempre più piena. Avere una scatola ti cambia praticamente la vita. Basta un contenitore carino, una piccola etichetta dove puoi cominciare adesso a metterci dentro tutto ciò che consideri speciale, quindi lettere, foto, disegni dei bambini, biglietti di concerti, viaggi. In questo modo, quando hai voglia di rivedere quei ricordi, sai esattamente dove andare. È tutto lì, bello ordinato e conservato. Riassunto, se vuoi ridurre il disordine in casa, allo stesso tempo avere tutti i tuoi ricordi al sicuro, una scatola di ricordi è la soluzione perfetta. Non fare le cose in casa finché non sono perfette. Ti è mai capitato di pensare, voglio fare tutto alla perfezione, quindi aspetto il momento giusto? Spoiler, quel momento giusto non arriverà mai. Se rimandi tutto aspettando la perfezione, rischiamo di non fare nulla. Lascia che ti dica una cosa, è sempre meglio fare qualcosa anche se non è fatto alla perfezione piuttosto che non fare niente. Ti faccio un esempio. Immagina di voler pulire in modo approfondito la cucina, quindi sai che dovresti spostare tutto, pulire le superfici, sgrassarle e pensi ok, adesso non ho tempo per farlo bene e quindi aspetto di avere 3 o 5 ore libere per farlo. Il risultato, non fai nulla e la cucina rimane incasinata. Però se tu ogni giorno dedicassi 10 minuti a una piccola azione, tipo spolverare o svuotare un solo cassetto, alla fine avresti comunque, col passare del tempo, la cucina sempre più pulita. Anche se non è tutto sistemato, comunque ti farà sentire meglio. Riassunto, è sempre meglio fare che aspettare. Non c'è bisogno di fare tutto alla perfezione. Fare anche un piccolo passo ti farà sentire comunque bene. Fai anche se non è tutto come vuoi e vedrai che il risultato sarà comunque positivo. Non farsi aiutare in casa. Lo so. A volte pensiamo di dover fare tutto da soli, pulire, cucinare, fare il bucato, mettere in ordine. La lista sembra infinita. Alla fine ci ritroviamo sopraffatti, però ti dico una cosa, farsi aiutare in casa non è solo una questione per risparmiare tempo, è anche fondamentale per non perderci nei 1000 impegni quotidiani e per non finire esauriti. Credimi, non c'è niente di male nel chiedere aiuto, non siamo supereroi e a volte ci sentiamo come se dovessimo essere pronti a far tutto senza mai fermarci, ma la realtà è che anche i supereroi ogni tanto si riposano. Quindi se proviamo a fare sempre tutto da soli, veramente rischiamo di impazzire. Quindi perché non farlo? Magari chiedi al partner di preparare una cena veloce o chiedi ai tuoi figli di rimettere a posto la camera. Il rischio qual è? Quello che magari funziona. E scopri di avere tempo per te stesso. Quante volte hai rinviato quell'attività che ti piacerebbe fare? Semplice, come leggere
un libro, fare una passeggiata, perché pensavi sempre prima il dovere, poi il piacere. Questo non è egoismo, questo è benessere. Se lasci che gli altri ti dia una mano, avrai più tempo per fare le cose che ti fanno sentire bene. Spesso pensiamo come se chiedendo aiuto non fossimo abbastanza bravi. Niente di più sbagliato. Saper delegare, saper riconoscere che non possiamo fare tutto da soli e che non c'è niente di male veramente nel chiedere aiuto a qualcun altro è una grande cosa. Riassunto, chiedere aiuto a qualcun altro non è segno di debolezza, ma di saggezza. Delegare ti permette di essere più felice, la tua casa sarà un posto migliore per tutti perché ognuno avrà la sua parte. Non semplificare. Wow, se sei arrivato fin qua, sentire i miei consigli vuol dire che vuoi veramente avere una casa più organizzata e pulita. Ma la verità è che più è complicato un sistema che scegli e più è probabile che tu finisca per lasciarlo perdere dopo 3 giorni. Perché, ammettiamolo, nessuno ha tempo per un piano d'azione che richiede un master in logistica. Quindi la soluzione è semplice. Semplifica tutto. Pensa a quanto tempo perdiamo cercando di seguire metodi complicati per ordinare e per pulire. Una scatola per i documenti, una per le bollette, una per le scarpe, alla fine un totale caos e ti scordi dove hai messo la scatola con le scatole. Il trucco? Riduci all'essenziale. Ti serve davvero un sistema di etichettatura per ogni singolo oggetto della casa? No, basta avere poche aree dedicate, un angolo per le chiavi, una scatola dove mettere le piccole cose che ti possono servire tutti i giorni a casa, un ripiano per i libri da leggere. Se il sistema è troppo complicato, semplicemente non funziona. Più è facile, invece, e più lo usi. E anche per la pulizia rendiamola semplice. Pulire una volta alla settimana suona benissimo, però alla fine finisci per fare un mega lavoro che ti fa venire voglia di scappare. Meglio una spazzata veloce oggi, una spolverata domani e alla fine le pulizie sono fatte, senza stress. Quindi la prossima volta che pensi a una strategia per l'organizzazione, ricorda, la semplicità è tutto. Se ti serve un consiglio, prendi una tazza di tè, rilassati, guarda i miei video. La casa può essere ordinata anche senza diventare un ninja della pulizia.